E ben ritrovati a tutti, è un lunedì 11 se non ricordo male. 12. No, perfetto, mi ricordo malissimo. 12 dicembre del 2022, siamo di nuovo live qui con Obbligo di Riscatto, Radio Rossonera, per la penultima settimana prima di Natale. Questa sarà una settimana intera dopo quella che abbiamo appena vissuto, un po' di vacanze, eccetera, eccetera, ma oggi ritorniamo a essere in onda con i nostri appuntamenti classici. Domani il Milan torna in campo, quindi caro Enrico Boiani, ci si avvicina piano piano alla realtà e alla verità delle cose, insomma. Il Milan in campo e noi in onda. Noi in onda, sì, torniamo con Obbligo di Riscatto, ovviamente di mercato, nonostante in realtà in questo periodo, a prescindere dal mondiale, solitamente si iniziava a parlare di mercato, ancora c'è ben poco perché ovviamente, essendoci il mondiale in atto, si parla ancora poco di mercato. C'è ovviamente una correlazione forte tra giovani che escono, giocatori che si mettono in mostra, soprattutto da parte del Marocco, che è un po' la sorpresa di questo mondiale, però in realtà a livello proprio concreto di mercato c'è ancora ben poco. Domani, come detto, si gioca, il Milan torna in campo per una amichevole di prestigio perché si gioca contro la prima della classe della Premier League, quindi insomma un impegno che al netto delle assenze dei nazionali di entrambe le parti sarà comunque una buona partita. Domani torna in campo il Milan con l'Arsenal, torna in campo nel pomeriggio, e a proposito di questo, non essendoci il talk, perché praticamente andremo in onda in contemporanea con la partita, seguirà una sorta di live reaction di quella che sarà la partita. Ce la viviamo insieme e la commentiamo insieme, quello che vediamo direttamente da Dubai. Henry, quindi prego, con la probabile formazione. Allora, Scherzo. no, No, semplicemente non c'è. quello che possiamo dire, allora, a parte che mancano le 3 stelle, se vogliamo, no, mancano i 3 giocatori, che chi è ancora in corsa, chi è appena uscito, ovvero Leao che è uscito col suo Portogallo, e Theo e Giroud che invece sono ben in corsa e sono tra l'altro protagonisti di questo mondiale con la Francia, forse loro 2 più di tanti altri, mi verrebbe da dire, nella nazionale francese, e quindi loro non ci saranno. Così come in realtà per l'Arsenal non ci saranno tanti giocatori. Tra l'altro Gabriel Jesus rischia di avere un lunghissimo stop, lo stesso Martinelli è uscito col Brasile, quindi non ci sarà, ma tanti altri giocatori dell'Arsenal insomma non saranno presenti. Detto ciò, è comunque giochi comunque contro la prima in Premier. E non è la prima in Premier dopo 3 giornate, ma è la prima in Premier dopo questa bella parte di stagione, che sta giocando tra l'altro molto molto bene con Arteta in panchina. Quindi rischia, sarà un test importante per capire un pochino come siamo messi a livello fisico, perché sappiamo bene che si sta facendo un lavoro, una sorta di nuova preparazione, no? Sì. Per mettere di nuovo in rodaggio, in moto, i giocatori che non sono andati al mondiale, mentre gli altri comunque stanno continuando a giocare, quindi non è che hanno troppo bisogno di questa nuova preparazione, però ecco, direi che è un bel test. Saranno dei bei test, anche quello con Liverpool, anche quello col PSV di Eindhoven a fine anno, quindi direi Beh, bene così, e nella speranza, perché per me questa speranza c'è sempre, che tornino i giocatori che non abbiamo avuto in questa fase, dalla fascia destra Calabria, Salmaquera, ovviamente Mike Maignan. B, che magari non dico troppo, ma un aiutino dal mercato di gennaio, un aiutino, Ino ci sia. a proposito della partita tra l'altro col PSV, noi non ci facciamo magari troppo caso, ma essendo il 30 saremo proprio a ridosso della partita con la Salernitana, perché nei giro di 5-6 giorni poi si va in campo realmente per il campionato. Quella è proprio la prova generale finale prima del ritorno in campo dopo poco più che un mese e mezzo circa da quando ci siamo interrotti con la Fiorentina, che ieri ho sentito dire vittoria immeritata del Milan, anzi sconfitta immeritata dalla Fiorentina, vittoria non meritata da parte del Milan. Ma non ti dico chi è il colpevole, Ok. però l'ho vista in TV. Quindi non l'ho letta. Tornando a noi,
Caro Henry, a proposito invece di cosa abbiamo visto e letto, oggi ha parlato molto lungamente il presidente Scaroni, ma facciamo proprio un piccolo accenno a quello che è stata la sua intervista direttamente dal Dubai. Questa è la prima pagina di Gazzetta dello Sport che tra l'altro riporta l'intervista, ma vi ricordo che anche il sito di Radio Rossonera l'ha riportata integralmente, quindi se la cercate la trovate in tutta la sua pienezza, tutta la sua forma direttamente sul sito. Qui ne prendiamo magari un paio di stralci velocissimi per raccontare che sullo stadio, che mi sembra uno dei temi principali, come al solito, viene detto che stiamo aspettando, e qua ve l'avevamo già detto, la relazione finale del Comune di Milano che deve dire se le modifiche sostanziali al progetto saranno tante e corpose per avere l'ok definitivo, oppure B, le modifiche sono relative e quindi sono decisamente affrontabili per le società. Nel primo caso è ovvio che il Milan, come dice Scaroni, si guarderà intorno, ci sono soluzioni alternative che vanno da Sesto anche ad altre, non solo Sesto San Giovanni. Quindi comunque siamo in attesa Era del... anche a San Donato, che saluto tra l'altro. Sì, che salutiamo tutti con grande cuore, il buon San e anche Donato. A proposito invece di Rafael Leao, perché gli viene chiesto anche di Rafa, c'è un piccolissimo passaggio che dice: mi dicono che a Milano e nel Milan si trovi molto bene, che è motivato, so che Maldini sta trattando e per quanto ho appena detto, se tratta lui sono tranquillo. Su Rafael Leao io ovviamente non... L'unica cosa che mi sento di dire è che direi che quello che è successo col Portogallo spero che lo faccia ragionare un po', perché per Ok, me il ti ha Portogallo visto in un esce, messaggio strappalacrime. il Portogallo esce per delle scelte scellerate e non dico neanche Leao perché sarei di parte, è sicuramente una delle scelte scellerate, un caro saluto a Ottavio e a Ruben Neves. Cancelo e Ronaldo in panchina, oltre a Leao in un quarto di finale, per me vai un po' in cerca dell'eliminazione, però questo è un altro discorso. Quindi Rafa, pensa a chi davvero crede in te, pensa a chi davvero sa chi sei, no, non io, cioè anche io. Pensa a chi davvero ha voglia di vederti, ha voglia di farti giocare, accetta anche i tuoi certi limiti, come dire, di atteggiamento in campo, accetta come sei fino in fondo e ti lascia essere quello che veramente sei. Rafa, questa squadra ha le righe rosse e le righe nere. Mi Ok. raccomando. Bene, dopo questo appello accorato, ma ti vedo tra l'altro con dei colori che un po' ricordano una vecchia maglia del Portogallo di un po' di tempo fa. Una Sì, sì, volta. ma è quella, adesso non la faccio vedere, ma è quella lì. Ok. Il punto su Mike, velocissimo, non c'è domani, potrebbe esserci per uno spizzico di tempo con il Liverpool, dovrebbe giocare molto di più col PSV per esserci poi a Salerno. Questa è un po' la trafila di quello che ha avuto Mike invece, perché si passa da settembre, 23 settembre, con Mike Maignan ha riportato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, fino eravamo arrivati poi in ottobre con la lesione del muscolo soleo, la non convocazione e adesso ci siamo, dovremmo essere ormai a pochi giorni perché alla fine la partita con Liverpool è il 16 e essendo oggi il 12, insomma, siamo alle porte per rivedere nuovamente Mike in campo, che è mancato tanto. Eh, a proposito invece di mancanze, caro Henry, non ci mancava l'ennesimo titolo su Hakim Ziyech, che oggi l'abbiamo letto su uno dei quotidiani nazionali sportivi principali, riferito al Marocco, ma non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Cioè, Siamo sempre fermi lì. Cioè, poi col siamo... mondiale che sta questa è la facendo rosa. è ancora più difficile, cioè le richieste sono alte, finché le richieste non si abbassano, le richieste rimangono richieste, quindi è così.
Io credo che questo mondiale dia una mano importante a Ziyech, darà una mano importante a Ziyech per sistemarsi come meglio crederà. Non penso che questa sistemazione sarà il Milan se le richieste continueranno a essere di un certo tipo. Come avete visto, ora lo faccio sparire un attimo perché devo togliere la prima parte, ovvero tra poco, perché ne parliamo ora. Un vecchio obiettivo torna di moda. Punti di domanda. Caro Harry, sto parlando di Anthony Robinson, Ah, che con la sua nazionale ha fatto un buon mondiale, poi è andato a casa subito negli ottavi. Ieri lo ha risparato fuori il Sun, riaccostandolo al Milan, che sarebbe tornato back on trail sul Fulham, perché nel mente, ovviamente, rispetto a quando lo trattavamo noi, ha già fatto un passaggio intermedio, è andato al Fulham. Il buon Anthony Robinson, terzino a sinistra della nazionale statunitense, Tra l'altro ora... palesemente il sosia di Alexander Arnold senza le treccine, ma questo è un altro discorso. Si è visto il passaggio intermedio, secondo me, al Fulham, cioè si è visto, perché è cresciuto tanto dal punto di vista del gioco, dell'intensità. Per me ha disputato un discreto mondiale per quelle che erano le aspettative su di lui. È chiaro che c'è sempre questa grande problematica dei terzini sinistri accostati al Milan. Quando Cioè, gioca? no, devono sapere che Eh, se firmano il contratto del Milan e c'è ancora in essere il contratto del numero 19, campo lo vedono poco, sì, hanno possibilità di allenarsi con lui, di crescere, ma lì finisce, ecco. Cioè, nel senso, devi accettare questa condizione. Se accetti questa condizione, ben venga, eh. Non lo so se lui avrà voglia di accettarla questa condizione, perché comunque ha buone prospettive di crescita anche in Premier League, un giocatore come Robinson, quindi sai che vedremo. forse il ruolo più coperto, stavo facendo un rapido Eh conto, sì, perché comunque davanti, giocatori davanti, anche se vai a fare la riserva, che ne so, di Giroud, di Leao, sì, ruoti. comunque le rotazioni sono molto più, tra virgolette, intense, no? E soprattutto anche la possibilità di entrare dalla panchina a partita in corso. Terzino, soprattutto con uno come Teo, è tosta. È molto tosto. Cioè, al limite le squalifiche, perché sappiamo che Teo ogni tanto perde la brocca E e la fa partita difficile dopo il squalificare. derby forse la giochi. Esatto, quella dopo il derby, quella dopo la Juve, ogni tanto le diffide, forse a quello puoi puntare, però per il resto... Harry, siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo tra pochi minuti sull'altra piattaforma per Chiama Milan, ci facciamo un'oretta di chiacchiera proprio in attesa di vedere il Milan tornare in campo domani, quindi grazie, ci ritroviamo dopo. Ciao! Ciao a tutti, la voce se ne sta Mettetela, andando. parlo io, mettete like, lasciate Esatto. un commento, scrivete direttore malato se avete visto il video fino Oh. in fondo. Anzi, facciamo così, dato che non era, cioè è avvenuto in giorni di non diretta, scrivete buon compleanno direttore, che ha compiuto gli anni qualche giorno Perché è fa. l'ultimo, credo. Anche. Quindi auguri direttore, o il direttore invecchia, che è molto più pertinente, se avete visto il video fino in fondo. E lasciate un like. Ciao!